Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial in cui vedremo come creare un sommario modificabile in automatico con Microsoft Word, nel senso che domani un titolo che si trova a pagina 50 potrà essere modificato e questa modifica poi si rifletterà automaticamente nell'indice della tesi di laurea, della tesina delle scuole superiori, ma anche della relazione in ambito lavorativo. Quindi vedremo come si creano i capitoli, i paragrafi e i sottoparagrafi, vedremo come si attribuiscono i livelli perché poi questa operazione sia possibile e come generare il sommario con un solo clic dopo aver attribuito i livelli e alla fine anche come si personalizza dal punto di vista stilistico il sommario. Non ci limiteremo però soltanto a questo perché Office 365 è pensato proprio per far interagire le applicazioni tra loro. In questo caso vedremo come far interagire Word, cioè questo file che ora sì sarà un file con il sommario, ma che domani per te potrebbe essere la tesi di laurea, la tesina, la relazione di lavoro, come farlo interagire con altre applicazioni di Office 365, andandolo a condividere su OneDrive e poi invitando una persona a visionarlo, condividendo poi il link nell'home page del sito di SharePoint, di modo che tutto il team aziendale possa essere informato, perché magari è un documento importante, quindi può diventare la notizia del giorno, e poi andando anche ad allegarlo in un messaggio di chat in Teams, di modo che magari possa essere anche subito commentato e rimanga non solo nella lista dei messaggi che può diventare anche lunga un chilometro, ma in quella chat venga allegato qui nella lista dei file dove sarà molto facilmente reperibile. Cominciamo quindi con la redazione del sommario. Quindi innanzitutto sul foglio di Word centriamo la scritta, mettiamo il carattere maiuscolo, titolo mia tesi, tesina, relazione di lavoro, facciamolo un po' più grosso, è il titolo, andiamo a capo, qui nel mezzo poi ci metteremo il sommario, ci spostiamo a sinistra e facciamo soltanto un capitolo, perché poi una volta conferito a tutte le scritte il livello sulla base del quale poi si genera automaticamente il sommario, queste caratteristiche si portano dietro con il copia e incolla, così come per i colori o qualsiasi altro tipo di formattazione del testo. Quindi scriviamo 1, capitolo 1, qui scriviamo un po' più piccolo, poi scriviamo paragrafo 1, paragrafo 2 e poi sotto al paragrafo andiamo a scrivere sotto paragrafo 1 e sotto paragrafo 2. Lo stesso facciamo qui sotto paragrafo 1 e sotto paragrafo 2. Quindi andiamo a staccare un po'. Titolo del capitolo lo facciamo in rosso, i paragrafi per farli vedere un po' meglio li facciamo in blu e adesso andiamo ad attribuire, qui facciamo salva, andiamo ad attribuire i livelli. Quindi per attribuire un livello che poi si rifletta nel sommario bisogna innanzitutto selezionare il testo a cui si vuole attribuire il livello. Quindi cominciamo con il capitolo che sarà il primo livello, quello più in alto. Quindi selezioniamo la scritta capitolo 1, andiamo qui in riferimenti, aggiungi testo, livello 1. Poi cominciamo con i paragrafi che saranno di secondo livello, quindi aggiungi testo, livello 2, il paragrafo 1 e il paragrafo 2, aggiungi testo, livello 2. I sottoparagrafi saranno tutti di livello 3. Livello 3, livello 3, selezioniamo ancora livello 3 e
livello 3 e salviamo. Ora se andiamo qui vediamo che in ogni scritta c'è questo rettangolino, che vuol dire che il livello è stato correttamente assegnato. Ora andiamo a copiare tutto questo e a incollarlo sotto, poi adatteremo ovviamente i numeri. Qui capitolo 2 è già venuto, però è venuto C e D, ha continuato da B, quindi ci posizioniamo sulla lettera C o D con il cursore del mouse, clicchiamo con il destro e clicchiamo su ricomincia da, così scrive A e B anche sotto. Adesso andiamo a generare il sommario. Per generare il sommario bisogna innanzitutto posizionarsi nel punto in cui vogliamo che il sommario compaia. Ovviamente il sommario in qualsiasi tesi, libro, compare in alto sotto il titolo, tra il titolo e poi il testo del libro, della tesi o della relazione di lavoro. Quindi anche in questo caso ci spostiamo a sinistra, diciamo che il sommario lo vogliamo qua. Come facciamo a creare il sommario? Semplicissimo, con un clic. Clicchiamo sempre su riferimenti, clicchiamo su sommario e scegliamo un format, scegliamo questo. Ecco che il nostro sommario è stato creato con tutto quello che noi abbiamo scritto qui. Se domani il capitolo 2 si trovasse, ecco, se noi facciamo saltare il capitolo 2 a pagina 2 e andiamo qui ora a capitolo 2, qui c'è scritto sempre capitolo 1, scriviamoci 2. Se ora aggiorniamo il sommario, aggiorna intero sommario, vediamo che il capitolo 2 è finito a pagina 2. Così come se facciamo delle modifiche, per esempio, proviamo a scrivere qualcosa, diciamo che facciamo una tesi sul Parlamento, il Parlamento Camera e Senato, e vogliamo vedere le commissioni e il regolamento. E lo stesso per il Senato, le commissioni e il regolamento. Anche in questo caso andiamo a fare l'aggiornamento, ci posizioniamo qui in mezzo con il tasto sinistro del mouse, clicchiamo su aggiorna sommario, ecco che il nostro sommario è stato aggiornato. Questa è una funzione ovviamente molto comoda per quando si fanno le tesi, le tesine, le relazioni di lavoro, che non si impazzisce a fare su e giù. Quindi una volta impostato, come puoi vedere, tu puoi fare anche copia e incolla del capitolo 2, andare a fare un altro capitolo 3, ti porta dietro tutte le caratteristiche dell'attribuzione dei livelli e quindi si potrà modificare per raggiunto un altro capitolo al sommario andando a fare l'aggiornamento del sommario. Un'ultima cosa, il sommario si può anche personalizzare, quindi si va qui sempre sul sommario personalizzato, ci si apre questa mascherina dove per esempio potremo andare ad aggiungere un livello, quindi anche il livello 4, cioè un livello sotto al sottoparagrafo, così come potremmo andare a dire che qua su in alto non vogliamo tutti i puntini ma vogliamo una linea fissa e così altre cose, insomma di colore, quindi semplicemente di formattazione. Quindi come hai visto è molto semplice. Ora andremo a vedere come il nostro lavoro, che sarà la tesi, la tesina, la relazione di lavoro, può essere condivisa con il nostro professore che ci corregge la bozza o con il nostro superiore che deve approvare una relazione che magari l'azienda deve mandare al cliente. Tutto questo lo vedremo nel prossimo step. Adesso vediamo come condividere il nostro lavoro con altre persone, quindi andiamo a togliere questi caratteri e vediamo se è tutto a posto. Ovviamente se è tutto a posto possiamo andare a dire ok, lo condividiamo con altre persone, lo mandiamo al professore perché ci possa rivedere la bozza della tesi, la bozza della tesina, la mandiamo al nostro superiore perché possa rivedere la relazione e magari poi ci possa dare l'ok per essere spedita al cliente o per essere presentata come allegato in una riunione della direzione. E quindi dobbiamo andare a condividere questo file. Io vado sul mio
OneDrive for Business per farti vedere che adesso questo file non c'è perché è sul mio disco fisso. Quindi andiamo qui, torniamo al file di Word e andiamo qua in alto a cliccare su condividi. Lui mi chiederà se lo voglio condividere su OneDrive for Business, cioè sul OneDrive del mio account Office 365. Mi chiede anche se ne voglio allegare una copia in PDF. Ora lasciamo perdere il PDF, diciamo ok, lo voglio allegare, lo voglio condividere su Office 365 all'interno del OneDrive Office 365. Quindi andiamo a vedere se l'ho messo, eccolo, mia tesi tesina relazione di lavoro. Ora non è più sul mio disco fisso, ma l'ho condiviso sul OneDrive dell'organizzazione. Quindi a questo punto con altri membri dell'organizzazione lo posso andare a condividere. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che se lo devo mandare al mio professore perché possa revisionare la bozza della tesi, bisogna che prima inviti, e per questo ti rinvio al tutorial sulla creazione di utenti all'interno dell'account Office 365, bisogna che prima inviti il mio professore ad essere ospite dell'account. Molto semplice, come hai visto in quel tutorial, se non l'hai visto ti consiglio di vederlo, si manda una mail alla persona e la persona diventa ospite là dentro, oppure può diventare anche qualcosa di più di ospite, cioè di membro dell'organizzazione come sarà nell'azienda, ma anche come semplice ospite potrà fare tantissime cose di quelle che si possono fare qua dentro. Quindi andiamo a scrivere un indirizzo email, eccolo, mandiamolo a Riccardo Dominici, supponendo che sia il mio superiore, gli scrivo salve, le invio la relazione per la riunione di martedì prossimo. Cordiali saluti, Mario. A questo punto cosa vado a fare? Vado semplicemente ad inviare, però prima di inviare voglio vedere che cosa può fare questa persona e si deve trattare di una persona specifica che può anche modificare. In questo caso può anche modificare, il superiore può anche modificare. In altri casi invece sarà opportuno togliere la spunta da qui e dire no, non può modificare, può soltanto vedere questo documento. Vado ad applicare queste caratteristiche e alla fine vado a cliccare su invia. Eccolo, collegamento è stato inviato. Quindi questa persona, ora Riccardo Dominici, ha ricevuto alla sua mail questo avviso e avrà il collegamento diretto al file anche per apportare modifiche. Quindi il collegamento diretto a questo account di Office 365, quindi il collegamento diretto a questo file dentro OneDrive di Office 365 e quindi potrà entrare e modificarlo perché appunto gli è stata data autorizzazione a fare la modifica. Vediamo adesso invece come si può condividere su SharePoint e su Teams. Quindi andiamo a fare ancora condividi e andiamo a copiare questo indirizzo. Quindi copia, così semplicemente cliccando l'ho copiato negli appunti e andiamo sullo SharePoint aziendale. Quindi lo SharePoint, per come si apre un sito SharePoint, ti rinvio alla sezione di SharePoint per vedere come si fa. E quindi questo è il sito SharePoint aziendale, ovviamente un sito che vedono solo quelli che appartengono all'azienda o quelli che vengono invitati, anche persone esterne all'azienda ma che sono invitate. Quindi qui io adesso voglio creare, come ho detto nella presentazione, un post di notizie per dire c'è questo documento importante che è stato redatto, che magari lo devono vedere più persone ne devono prendere visione, può essere la notizia del giorno e quindi deve essere qui in bella vista per essere consultato. Quindi noi qui andiamo a nuovo, post di notizie e andiamo a cliccare su crea post. Quindi si sta aprendo la creazione del post. Relazione per la riunione direzione del 20 giugno 2022. Sono io che sto pubblicando,
quindi risulta che sono io che ho pubblicato questo. Da questo link puoi prendere visione della relazione al bilancio consuntivo. Vado a capo, incollo questo link e vado a pubblicare il post di notizie. Ecco che ho pubblicato il post di notizie. Ora se ritorno nell'home page troverò questo post di notizie, ecco, relazione per eccetera eccetera. Quindi se io clicco qui aprirò questo post di notizie e cliccando qui andrò direttamente ad aprire il file all'interno di OneDrive. Quindi questo è un metodo di comunicazione potente. L'ultima cosa che ci rimane da vedere è allegare questo file che abbiamo appena creato in un messaggio di Teams. Ora, Teams è uno strumento potentissimo, qui vedremo una funzione molto semplice. Questo è il team, servizi e consulenze, o quello che sarà nell'azienda. Questo è il canale generale del team, quindi dove tutti i membri del team vedono quello che c'è scritto. Questi altri sono altri canali dove bisogna inserire le persone. Il canale generale viene generato di default quando si apre il sito SharePoint, si genera automaticamente anche il team. Quindi andiamo, qui ci sono, supponiamo che di questo documento, della redazione di questo documento è necessario informare tanti dipendenti in azienda o comunque tutti quelli che qui dentro ci sono e che possono vedere questo documento. Bisogna fare attenzione a questo, perché poi se invece lo dovessero vedere solo quelli che fanno parte di questo canale qui, bisogna selezionare questo canale per scrivere il messaggio. Quindi qui avviamo una nuova conversazione come su Facebook. Buongiorno, ecco la relazione al bilancio 2021. Quindi io qui semplicemente vado ad allegare quel file, quindi come ad una mail, lo cerco in OneDrive perché è lì, eccola, condividi un collegamento e qui come su Facebook vado a postare nella chat del canale generale del team questo documento. Questo documento lo posso anche mettere qua su in alto in evidenza perché tutti lo possano vedere ancora meglio. Se poi qui scorressero tanti messaggi e non si vedesse più a schermo, cliccando sui tre puntini aggiungi alla scheda, ecco che è stato aggiunto qua su alla scheda ed ora chiunque lo può raggiungere cliccando qui su tesina. Lo posso anche spostare qua proprio in evidenza come primo documento, come uno dei primi, e da qui cliccandoci si può aprire. Ovviamente ora io ho postato il documento, il messaggio nella chat generale, posso postarlo nella chat di un canale, posso postarlo nella chat privata soltanto con una persona.